Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale di Tyrell Academy. Oggi parliamo di un tema molto importante che speriamo possa interessare a molti di voi, ovvero come gestire le proprie finanze personali. Questo video è pensato sia per chi è appena entrato nel mondo del lavoro ed ha un flusso di cassa limitato, ma anche per un professionista esperto con importanti entrate ed uscite. In questo video parliamo quindi di budgeting, uno strumento fondamentale che può davvero fare la differenza nella tua vita, soprattutto dal punto di vista finanziario. Bene, mettiti comodo e ci vediamo subito dopo la sigla. Cominciamo con una domanda semplice. Che cos'è esattamente il budgeting? In sostanza è un po' come diventare l'amministratore delegato della tua azienda personale e delle tue finanze. In altre parole significa programmare in anticipo come spenderai ed organizzerai i soldi che guadagni. Il budgeting è quindi un processo fondamentale in quanto ti permette di non essere sopraffatto dai debiti e dalle spese improvvise, molto semplicemente perché hai già pianificato come utilizzare ogni singolo euro. È un po' come avere una mappa che ti guida in ogni decisione di spesa, evitando così di perderti e spendere i tuoi guadagni in modo incontrollato. Bene, ora che abbiamo capito l'importanza del budgeting, vediamo come iniziare a metterlo in pratica. Per prima cosa devi abituarti a fare due cose molto semplici: registrare e categorizzare ogni tua spesa. Da oggi e per i prossimi mesi scrivi ogni singola spesa che fai su un quaderno o meglio ancora all'interno di un foglio di calcolo elettronico come Excel o Google Sheets. Controlla gli estratti conto e annota tutto, dai costi fissi come l'affitto o le bollette fino ai caffè che prendi al bar. In pratica è un po' come fare un diario delle tue abitudini di spesa. Questo passaggio, anche se può risultare noioso, ti aiuterà a capire realmente dove stai spendendo i tuoi soldi e ti assicuro che potresti scoprire di spendere molto più di quanto pensi in piccoli acquisti quotidiani. Ora che hai tutte queste informazioni, le devi organizzare. Crea diverse categorie, per esempio la categoria necessità, piaceri ed extra. Questo ti permetterà di vedere chiaramente quali spese sono essenziali e quali potrebbero essere ridotte o eliminate. Ad esempio potresti scoprire che alcuni abbonamenti a servizi che non usi mai o quegli aperitivi o cene fuori durante la settimana stanno consumando buona parte del tuo budget. Ora passiamo a due aspetti cruciali: il calcolo delle entrate e il controllo del bilancio. È fondamentale sapere esattamente quanto denaro entra nelle tue tasche ogni mese. Se sei un lavoratore dipendente è abbastanza semplice perché ti basta controllare le tue buste paga. Se sei un libero professionista è un po' più complesso perché le entrate difficilmente saranno costanti. Ti conviene quindi fare la somma delle entrate dell'ultimo anno e calcolare l'entrata mensile media. Inoltre, per fare le cose fatte bene, dovresti considerare le tasse e altre spese che pagherai a posteriori e che potrebbero variare rispetto all'anno precedente. Oltre alle entrate da lavoro, considera anche tutte le altre entrate passive che potresti avere, per esempio la rendita dall'affitto di un appartamento di tua proprietà o la rendita da cedole o dividendi di un tuo portafoglio finanziario. Dopo aver definito entrate ed uscite, è arrivato il momento di fare i conti. Semplicemente sottrai le spese dalle entrate. Se il risultato è positivo, sei sulla buona strada, stai risparmiando ed accumulando capitale mese dopo mese. Se è negativo, questo è un importante campanello d'allarme, significa che stai erodendo i tuoi risparmi ed è necessario rivedere e possibilmente ridurre alcune spese. Ecco quindi alcuni suggerimenti semplici e pratici per ottimizzare il risparmio. Anzitutto, paga prima te stesso. Questo significa che a inizio mese, prima di cominciare a spendere le entrate del mese precedente, devi mettere da parte una percentuale del tuo stipendio un po' come se lo mettessi nel tuo salvadanaio. Questo approccio, che può sembrare banale, ti aiuta a costruire un cuscinetto di sicurezza che cresce nel tempo mese dopo mese e ti aiuta a accumulare denaro e a ridurre lo stress finanziario. Se non sai quanto capitale mettere da parte, metti in pratica la regola del 50-30-20. Questa è una tecnica molto semplice e pratica per bilanciare il budget.
Dedica il 50% delle tue entrate alle spese essenziali e fisse come l'affitto o il mutuo, le bollette, gli abbonamenti ai trasporti ed il cibo. Il 30% alle cose non essenziali e variabili come le vacanze, gli abbonamenti in palestra o ai servizi di streaming, lo svago e l'intrattenimento, i pranzi e le cene al ristorante. Ed infine dedica il 20% al risparmio per creare un fondo di emergenza o un piano pensionistico integrativo, oppure per ripagare i debiti o per gli investimenti nei mercati finanziari tramite un piano di accumulo. Per fare un esempio, ipotizziamo che ogni mese hai un'entrata netta di 1.500 euro. 750, pari al 50%, li userai per le spese essenziali e fisse, 450 per le spese non essenziali e variabili ed infine 300 euro li metterai da parte per i tuoi risparmi. Ovviamente non si tratta di una regola che bisogna necessariamente rispettare alla lettera, queste sono indicazioni di base generiche, poi ognuno deciderà come distribuire le proprie entrate in base al proprio stile di vita e necessità. Prima di concludere il video vediamo alcuni consigli pratici per mantenere le tue finanze in ordine. Anzitutto cerca di usare più conti correnti. Avere conti correnti separati per le spese fisse, le spese quotidiane ed i risparmi può aiutarti a non perdere di vista i tuoi obiettivi finanziari, organizzare il denaro e vedere chiaramente come fluisce. Ormai ci sono diverse società molto affidabili che offrono servizi bancari gratuiti, per esempio Revolut, Satispay, N26 e Hype, giusto per citarne alcune. Inoltre imposta bonifici automatici per il trasferimento del denaro tra un conto e l'altro. Molto semplicemente configura sul tuo conto principale, dove ricevi lo stipendio, un bonifico automatico che a inizio mese trasferisce una percentuale del tuo stipendio direttamente nel conto dedicato al risparmio o alle spese variabili. Questo elimina la tendenza di spendere troppo e assicura che le priorità finanziarie vengano sempre rispettate. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Come avrai capito, gestire le proprie finanze richiede impegno e attenzione. Tuttavia, con i consigli e gli strumenti giusti e un po' di disciplina, può diventare un'abitudine che migliora sensibilmente la tua vita e non solo dal punto di vista finanziario. Spero che questo video ti sia piaciuto e se hai trovato questi consigli utili, lascia un like per farcelo sapere e iscriviti al nostro canale per non perdere altri contenuti. Inoltre condividi questo video con chi potrebbe trarne vantaggio. Se hai domande o desideri ulteriori informazioni su come gestire le tue entrate o su come costruire il tuo portafoglio di investimento, lasciaci un commento o contattami direttamente scansionando il QR code che trovi qui a fianco e prenotando una consulenza gratuita con me. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!